Un modo magico per convincere altre persone a fare quello che vuoi. Voglio sapere come. Bagaimana sih caranya? Il primo modo magico. Che ne dici dei limiti? Sì, un modo forte per noi convincere. Quando la peste inizia a diffondersi, possiamo vedere le persone che si affrettano per ottenere la maschere e disinfettanti per le mani. Ciò rende il prezzo molte volte più costoso. In effetti, è discutibilmente assurdo. Ma è umano. Quando sei depresso, disposto a pagare qualcosa di più costoso del suo vero valore. O possiamo anche vedere, quando il commerciante dichiara una vendita limitata. Lo stock disponibile è limitato, le persone lotteranno per ottenerlo. Non importa se ne ha bisogno o no. Buono o no quell'articolo. In effetti, avrebbe potuto comprarlo altrove. Oppure poteva semplicemente aspettare l'arrivo di nuove scorte. E ha ottenuto il prezzo normale più economico. Ma il potere della persuasione acquista prima che si esaurisca è una tecnica di persuasione molto potente. Quindi, facendo perdere i sensi alle persone. Tuttavia, sarà diverso dalle persone che sono deboli nella persuasione. Quando lo stock sta per esaurirsi e per esaurirsi. Lui, invece, vende i suoi prodotti a buon mercato. Perché nella mentalità, sono gli avanzi, e sarà difficile venderli, finché non si esauriranno. Non pensare che i meno avanzati saranno influenzati da questa tecnica limitata. Perché ricorda, come la storia all'inizio, durante l'epidemia c'erano molti ospedali. Coloro che competono per ordinare DPI, maschere e altri, in grandi quantità. Per timore di disponibilità limitata. Anche se sappiamo, i limiti di tali semplici apparecchiature mediche. Solo temporaneo. Può essere prodotto facilmente. Per esempio una maschera. Una fabbrica, da sola, può produrre centinaia di migliaia di pezzi al giorno. Ma il più interessante, questa tecnica, tuttavia, provoca aumenti dei prezzi alle stelle. O almeno, convincere le persone a prendere decisioni il prima possibile. La mancanza aumenta di valore e mantiene le persone. Desidera prendere una decisione il più rapidamente possibile. Su una situazione. Un burlone è venuto in un negozio di orologi. Dopo essersi guardato intorno, è stato attratto da un nuovo modello di orologio. Era molto interessato all'orologio. Tuttavia, per acquistarlo, ha dovuto annullare l'acquisto di qualcosa di più importante. L'obiettivo, andare al centro commerciale quel pomeriggio. Il commesso ha letto la situazione. Vide che c'era il dubbio nel potenziale acquirente di decidere di acquistare. Poi è intelligente. E lui ha detto questo. Prima di procedere oltre. Meglio, lasciami confermare prima. Se questo stock ancora in magazzino. Perché in realtà in questa vetrina ci sono già ordini. Semplicemente non è stato preso. In effetti questo ultimo modello è molto richiesto. Conosci te stesso, questo tipo è davvero successo. Poi, non molto tempo dopo, ha confermato nuovamente il reparto magazzino. Ci sono scorte, ma ne è rimasta solo una in magazzino. Il potenziale acquirente che inizialmente era solo per divertimento, ed era già in dubbio. Urlando, sì, lo voglio comprare. In questo incidente, persone che sono avanzate e si sentono intelligenti. Non rimanere bloccato, in questa situazione. Ma il fatto è che se qualcuno ha incontrato il persuasore nelle vendite, non potranno fare niente, inconsciamente, fare qualcosa, cioè, secondo De Angan, quello che vuole il venditore. Spesso incontriamo vecchie cianfrusaglie nel nostro magazzino. Ma in un altro tempo, e in un altro luogo. Ci incontriamo spesso, cose che pensiamo siano corrotte. Venduto a caro prezzo. L'oggetto ora è così bello. O miracoloso, ha vantaggi che inizialmente erano banali. Ora è super. Ovviamente no, è solo che questo oggetto è difficile da trovare. Quindi ora è qualcosa di unico, antico. Che si trova raramente. A causa di tale limitazione. Questi beni hanno il loro valore e il prezzo diventa caro. Oppure hai anche incontrato un commerciante. Chi vende i propri prodotti, limitando le proprie vendite. Da quell'ora, fino a una certa ora. Quel prodotto non viene venduto né prima né dopo. Quando le vendite hanno iniziato ad aprirsi, le persone hanno iniziato a litigare, a comprare. Nel tempo, colori, modelli. Ha iniziato ad essere esaurito. Tuttavia, alle persone non importava. Anche se non gli piace il colore e così via. Quel giorno doveva procurarsi uno degli oggetti in saldo. Fino allo scadere del tempo, incredibile. In un tempo relativamente breve.
Il prodotto può essere venduto migliaia di pezzi, senza avanzi. Così forte è il fascino di questa limitazione. Questo è il potere di Time Limited. Più tempo gli dai, meno è probabile che riuscirai a persuaderlo. E viceversa, un leader che vuole che i suoi subordinati si trasferiscano in un'area. Se lo è, chiedi nel solito modo. Oppure il presidente potrebbe chiedere con la forza o addirittura minacciare. Se sotto, non voglio obbedire ai suoi ordini. Ma qui, il leader vuole agire come un vero persuasore. Il leader sa, c'è una possibilità. Ci sarebbe molto nel pensiero dei suoi subordinati per spostarsi in un'altra area. Pensando a dove vive, pensando alla sua famiglia, se invitarlo o meno, alla scuola del bambino. E altri. Ecco perché il leader non ha parlato a lungo, è andato dritto al punto. Ho il mandato di nominarti per essere il capo divisione in un'altra area. Devo confermare adesso, in caso contrario, l'altro candidato coglierà questa opportunità. Qui, il subordinato risponde automaticamente immediatamente. Sì signore, lo voglio. Ha accettato volentieri, senza avere il tempo di considerare gli ostacoli e i problemi che andranno affrontati. O anche tu sei stato in un centro commerciale. Dopo aver pagato la spesa, hai ricevuto un buono sconto del 50% per ogni elemento etichettato in blu. Questo coupon è valido solo oggi. Quanto spesso ti blocchi di nuovo a fare acquisti? Per non risentirne, se il coupon non viene utilizzato. E quando paghi di nuovo, ricevi un altro coupon e fai di nuovo acquisti. Il limite di tempo qui si applica solo oggi. Ti ha ingannato per comprare di nuovo e comprare di nuovo. Con questo, non solo sai che la pressione del tempo ha una forza abbastanza forte per convincere gli altri, per convincerti. Prima induci le persone a prendere decisioni, maggiori sono le probabilità che tu ottenga. Cosa vuoi? Più tempo spendi, dandogli tempo per pensare, meno probabilità avrai per ottenere ciò che vuoi. Va bene, continuiamo. Al secondo modo magico. Sta facendo uso di qualcosa di segreto. La prossima tecnica magica è l'arte di condividere i segreti. È qualcosa che ti rende davvero straordinario influenzare altre persone. Vero conquistatore usa questa tecnica. Sfondare la difesa dell'interlocutore, in modo che voglia fare quello che vuole. Buddy lavora come marketing presso una società immobiliare. Sta cercando di offrire una casa a un acquirente. Poi, ha iniziato a consegnare. Signore, penso che ci conosciamo abbastanza bene, e io penso, posso condividere un piccolo segreto. Questo alloggio, che scegli, presenta effettivamente dei vantaggi rispetto ad altre unità. Al momento della costruzione, c'erano avanzi di ceramiche e altri materiali, dalla casa più grande e più lussuosa della porta accanto. Quindi usa un materiale di qualità migliore. Per qualche motivo, l'implementazione dello sviluppo in quel momento. Questi materiali, utilizzati per questa unità. E il leader, a causa della sua vita frenetica, non lo sa ancora. Quindi il prezzo è lo stesso degli altri. Se lo scoprisse, probabilmente costerebbe di più. Se prometti, tienilo segreto a chiunque. Ti lascio avere questa unità a un prezzo normale. Ovviamente l'acquirente sarà più veloce nel prendere la decisione di acquistare l'unità. Senza molte contrattazioni e quant'altro. Si sentiva fortunato. Qual è la chiave di questa tecnica? Cioè, questo fatto è un'informazione riservata. Sembra più attraente per qualcuno e più personale. Se vuoi convincere qualcuno, con questa tecnica. Cominciamo col dire che non avrei dovuto dirtelo. Oh, ti sto dicendo questo, a te in assoluta segretezza. Ovviamente c'è il potere della persuasione. Dicendo alle persone, a proposito di un segreto, rendili interessati e credici. Se vuoi, fai in modo che si fidino di più. Di loro, in quali rischi corri. Se catturato, gli passi il segreto. Per lo sviluppo e l'applicazione nella tua situazione. Può essere regolato in base alle proprie esigenze. Video successivo. Stiamo andando ad esplorare. Che ne dici di un altro trucco segreto? Per rimanere informati, ci saranno aggiornamenti. Premi il campanello, iscriviti, metti mi piace, commenta e condividi questo video. Ai tuoi social media. Vorrei esprimere la mia gratitudine. Ci vediamo nel prossimo video. Bagaimana sih caranya? Ciao.